Ciao ragazze, ciao a tutte e benvenute sul mio canale YouTube e a questo mio primissimo tutorial. Oggi vorrei spiegarvi come realizzare questo meccanismo a slitta che vedete nelle immagini. È un meccanismo che può sembrare complicato da realizzare, in realtà è piuttosto semplice, occorre solo un po' di precisione, ma come in ogni lavoro di scrapbooking. È un meccanismo però che dà belle soddisfazioni perché è di grande effetto e può essere applicato a diversi lavoretti. Buona visione a tutte e buon lavoro! Allora, per la realizzazione di questo meccanismo a slitta utilizzerò in questo momento un foglio che misura 40 cm di lunghezza per 20 cm di altezza. Naturalmente, a seconda della dimensione complessiva del meccanismo che vogliamo ottenere, le dimensioni andranno a ingrandire o ridotte. L'importante è capire appunto il funzionamento del meccanismo. Allora, quindi abbiamo detto 40 cm di lunghezza per 20 di altezza. Sul senso della lunghezza andrò a segnare 10 cm da un lato, due punti, uno a 10 cm e l'altro a 30 cm, sia sopra che sotto. Ok, dopodiché prendiamo un bulino e con l'aiuto del righello andiamo a cordonare. A questo punto, sul senso della lunghezza, dell'altezza, segniamo 2 cm sotto, 2 cm sopra, anche da quest'altro lato, 2 cm, 2 cm, quindi a 2 e a 18, e tracciamo una riga leggera con la matita. Leggerissima, ci servirà solo come guida. E anche qua. A questo punto prendiamo la taglierina e effettuiamo un taglio dal punto di congiunzione tra la riga segnata con la matita e la cordonatura. Quindi da qui a qui sarà un taglio di totale 20 cm. Facciamo la stessa cosa anche sotto. Quindi punto di congiunzione tra la riga e la cordonatura, congiunzione tra riga e cordonatura. Otteniamo quindi questo. A questo punto la chiudiamo, prendiamo le forbici e possiamo eliminare queste due alette, le eliminiamo. Quindi per la cordonatura tagliamo. Sempre con l'aiuto delle forbici andiamo un attimino a eliminare questo eccesso, perché poi queste parti andranno piegate. Prendiamo un attimo il bulino e con l'aiuto della riga facciamo una cordonatura. Possiamo marcare le pieghe, quindi qui c'era già una cordonatura che ho fatto all'inizio,
bene e facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Ok, a questo punto le alette anche dovremo piegare e le pieghiamo in modo tale che le alette vadano a chiudersi sul retro del foglio. E otterremo una cosa di questo tipo. Qui all'interno dovremo inserire il meccanismo a slitta. Di conseguenza però dobbiamo fare in modo che dove qui vedete la congiunzione tra le due ali laterali deve rimanere un po' di spazio di circa 3 mm, quindi vado a rifilare con una taglierina leggermente sia un lato che l'altro. Riapro un attimino il meccanismo e con l'aiuto di una riga vado a rifilare leggermente. Chiudendo il meccanismo, come vedete, si è creato uno spazio che è di circa 3 mm. Ok, benissimo. Ed eccoci qua. Intanto questo cartoncino lo mettiamo da parte e prendiamo un'altra striscia di cartoncino bianco. Io ho utilizzato i classici cartoncini da 220 grammi che trovate in qualunque cartoleria, quelli 50x70, 170, ne esistono di varie misure e mi trovo molto bene perché sono economici ma svolgono egregiamente il compito. E allora su questo abbiamo un cartoncino che è lungo 32 cm ed è largo 5 cm. Allora, nel senso della lunghezza vado a segnarmi vari punti, uno ad 8 cm e mezzo, l'altro a 12 cm, a 20 e a 23 e mezzo. Facciamo la stessa cosa sotto, vedete i punti di riferimento, abbiamo 8 cm e mezzo, 12, 20 e 23 e mezzo. A questo punto prendo il bulino e marco delle pieghe. E vado a marcare le pieghe. Vado a fare prima di tutto questa piega qua. Otteniamo quindi questo risultato. Quindi riprendiamo questo, infiliamo dentro, facciamo provare così, si scorre bene. Perfetto, va benissimo. Quindi abbiamo infilato questo, poi facciamo una prova di scorrimento. Questo scorre perfettamente. Ok. A questo punto questa striscia di cartoncino la lasciamo qui dentro. Prendiamo invece la colla, giriamo il cartoncino e andiamo a fissare le alette. Quindi chiudiamo il meccanismo. Ovviamente il retro andrà applicato ad una card o ad un album, come meglio crediamo. Allora arriviamo quindi alla terza fase di questo progetto per realizzare appunto questo meccanismo a slitta. Mettiamo di nuovo la parte del meccanismo così realizzato e per la terza parte avremo bisogno di 4 pezzi di cartoncino.
sempre dello stesso colore, ma un colore diverso a seconda di quello che vogliamo realizzare, che misura 19 cm per 8 cm di altezza, tutti e quattro della stessa misura, e li pieghiamo a metà. E quindi abbiamo ottenuto 4 cartoncini, 3, 4. Okay, riprendiamo il nostro meccanismo. I cartoncini li posizioniamo in modo tale che aprano verso l'esterno del meccanismo e andranno posizionati in questo modo. Anche questo apre da questo verso. Questi invece apriranno dal lato sinistro, dall'altra parte. Quindi prendiamo la colla, iniziamo ad incollare il primo. Benissimo, e quindi questo scorre perfettamente. Quindi questi vari elementi poi possono essere decorati a piacimento a seconda appunto delle carte che abbiamo a disposizione, di quello che stiamo realizzando. Insomma, il meccanismo è questo che funziona molto bene, sicuramente molto d'effetto. Poi ripeto, come ho detto all'inizio del tutorial, che possiamo ridimensionare il meccanismo a nostro piacimento, può essere anche posizionato in verticale volendo, e quindi possiamo ottenere una soluzione di questo tipo, che è anche molto carina. Spero il tutorial vi sia piaciuto, sia stato chiaro, e grazie, al prossimo tutorial.